Amici di Solfatara News, benvenuti anche oggi sul nostro canale. Prima di cominciare vi ringraziamo di cuore per il sostegno che ci date ogni giorno, per i commenti, le condivisioni, la fiducia e le donazioni, che ci permettono di continuare a documentare con i nostri droni ciò che accade nei campi Flegrei. E per chi è nuovo qui, vi invitiamo a iscrivervi subito al canale YouTube, a seguirci su Instagram e TikTok con il nome Solfatara News e su Facebook come Solfatara News Group. Attivate la campanella, restate connessi, perché quello che vi mostriamo è la realtà quotidiana di una terra che non dorme mai. Nelle ultime ore il respiro del sottosuolo si è fatto sentire con forza. Da ieri sera sono ripresi i tremori, piccoli boati che hanno attraversato le case, segni che noi che viviamo qui conosciamo bene. Non sono profezie né magie. Ieri nei nostri video vi avevamo già spiegato che dopo le forti piogge, spesso l'attività sismica si intensifica. Ed eccoci, le piogge sono arrivate e i segnali non si sono fatti attendere. Oggi vi mostriamo un dettaglio che non possiamo ignorare. Una strada rifatta solo pochi mesi fa, ma costruita sopra una fumarola. In passato cedeva ogni 2 o 3 anni, ma da marzo 2025 è già la terza volta che si deforma. Adesso il calore sotterraneo ha di nuovo sciolto e spaccato l'asfalto lungo un'intera curva. Non parliamo di un danno isolato. È la dimostrazione che il terreno qui sotto sta cambiando rapidamente e che la frequenza dei cedimenti è diventata preoccupante. Entriamo poi nella fumarola Pisciarelli, che da 2 giorni si presenta sempre piena di fango ribollente. È acqua che dopo le forti piogge di ieri e dell'altro ieri risale con violenza dal sottosuolo e si mescola al calore estremo della fumarola. Il risultato è un ribollire continuo, costante, che da 2 giorni non accenna a fermarsi. E ricordiamo i valori. La temperatura qui arriva a 165 gradi, una testimonianza inequivocabile della pressione interna che cresce e non trova sfogo. Al cratere Solfatara, le acque meteoriche che fino a ieri ribollivano come in una pentola gigante, si stanno asciugando con una velocità impressionante. Non si tratta solo del sole, è il calore sotterraneo che le consuma e le trasforma in vapore. Alla Bocca Grande, invece, continua a salire una colonna di fumo denso e ben visibile, nonostante il clima secco e la bassa umidità, un segnale di pressione alta che non lascia dubbi sulla forza che spinge da sotto. E a questo scenario si aggiunge un nuovo studio che non possiamo trascurare. Un'analisi dei dati satellitari dell'ESA suggerisce che i campi Flegrei e il Vesuvio non siano sistemi indipendenti, ma profondamente collegati a 8-9 km di profondità. Quando i campi Flegrei si sollevano, il Vesuvio sembra contrarsi e viceversa, come se ci fosse uno scambio di energie, di fluidi, di pressioni. Se questa ipotesi fosse confermata, significherebbe che non possiamo osservare un vulcano senza considerare l'altro. Un respiro congiunto che moltiplica i rischi, che potrebbe trasformare un evento locale in un fenomeno più ampio e devastante. E allora, cosa significa tutto questo? Significa che dobbiamo restare vigili, attenti, consapevoli. Le strade che cedono, il fango che ribolle senza sosta, il calore che prosciuga le acque, i boati che scuotono le notti. Tutto questo è un linguaggio chiaro della terra, un messaggio che non possiamo ignorare. Noi di Solfatara News continueremo a documentare giorno dopo giorno con le immagini dei droni e con le nostre osservazioni dirette. Ma chiediamo anche a voi di diffondere questo messaggio, di condividere i nostri video, di far sapere a tutti che la situazione dei campi Flegrei non è una curiosità da lontano, ma una realtà che riguarda centinaia di migliaia di persone. La conoscenza è l'unico strumento che abbiamo per affrontare la paura con lucidità. Grazie ancora per la vostra presenza, per la vostra fiducia e per il sostegno. Restate collegati ai nostri canali. Domani torneremo con nuove immagini, nuove testimonianze, nuove prove del respiro della caldera. La terra sotto di noi non dorme e noi non smetteremo mai di raccontarlo.